Ciao a tutti e benvenuti su Italiano Vivo. Siete pronti per imparare l'italiano con una nuova conversazione italiana? Oggi scopriamo una cosa molto utile: come parlare del futuro in italiano. Se volete fare pratica e pensare in italiano, questo Italian Podcast è perfetto per voi. Parliamo un italiano lento e facile da capire, ideale per un livello italiano A1, italiano A2 o italiano B1. Ciao a tutti, esatto, ascolta italiano con noi e migliora ogni giorno. Sapete una curiosità divertente sull'Italia? Spesso per parlare del futuro noi italiani non usiamo il tempo futuro, ma usiamo il presente. È un piccolo segreto che rende l'Italian Conversation molto più semplice. È verissimo. Sentirete questa cosa nel nostro dialogo di oggi. Ma prima di entrare nel vivo, vi faccio una domanda. Fate fatica a capire i madrelingua quando parlano velocemente? Scrivetemi sì nei commenti qui sotto. È una difficoltà molto comune all'inizio, non vi preoccupate. E se i nostri dialoghi in italiano vi aiutano a imparare a parlare italiano, ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere un bel like. Perché vi chiediamo questo? Perché ci aiuta davvero molto a far crescere il canale e a continuare a creare contenuti gratuiti per voi. I vostri commenti e i vostri like dicono a YouTube che questo video è utile per chi vuole learn Italian. Grazie di cuore. Allora Luca, cosa fai questo fine settimana? Ecco, avete sentito? Ho appena usato il presente. Cosa fai? Ma sto parlando del futuro, di sabato e domenica. Questo fine settimana vado in montagna. Parto sabato mattina presto con alcuni amici. Andiamo a sciare e a mangiare polenta in un bel rifugio caldo. E tu, Marta, cosa farai? Che bella idea! Io invece resterò in città. Devo finire un lavoro importante, quindi sabato mattina mi sveglierò tardi, berrò un caffè lungo e poi lavorerò al computer. Però domenica sera uscirò. Lavorare il fine settimana è noioso, ti capisco. Ma almeno domenica sera ti riposi. Dove andrai di bello? Andrò a mangiare una pizza con le mie amiche. Andiamo nella nuova pizzeria vicino al centro. Dicono che la pizza lì sia buonissima. Quindi il mio fine settimana sarà metà noioso e metà divertente. Tu invece hai già preparato la valigia per la montagna? Assolutamente no. Preparerò la valigia venerdì sera, all'ultimo minuto, come faccio sempre. Metterò dentro vestiti caldi, guanti e il mio cappello di lana preferito. Farà molto freddo lassù. Adesso ci fermiamo un attimo per studiare il vocabolario italiano. Facciamo la nostra analisi del lessico. Spieghiamo alcune espressioni importanti che abbiamo appena usato. Madrelingua. Una persona che parla la lingua del suo paese fin da bambino. Noi siamo madrelingua italiani. Fare fatica. Avere difficoltà a fare qualcosa. Provare molta stanchezza o trovare un ostacolo. Fine settimana. I giorni di sabato e domenica. I giorni della settimana in cui di solito si riposa e non si lavora. Rifugio. Una casa di legno o pietra in alta montagna. È un posto dove chi cammina o scia può riposare, mangiare e dormire. All'ultimo minuto. Fare qualcosa proprio alla fine, poco prima che scada il tempo disponibile, senza programmare. Bravissimi! Ora facciamo un po' di pratica con lo shadowing. Io leggo una frase e Luca la ripete lentamente. Voi da casa ripetete ad alta voce insieme a Luca. Pronti? Cosa fai questo fine settimana? Cosa fai questo fine settimana? Parto sabato mattina presto. Parto sabato mattina presto. Io invece resterò in città. Io invece resterò in città. Preparerò la valigia venerdì sera. Preparerò la valigia venerdì sera. Eh sì, in montagna in questo periodo fa sempre freddo. Ma tu fai sempre tutto all'ultimo minuto. Io invece sono molto diversa. Sono una persona molto organizzata. Se devo fare un viaggio, preparo la valigia molti giorni prima. Molti giorni prima? È tantissimo tempo. Ma è vero, tu ami programmare tutto. È un ottimo modo per non dimenticare le cose importanti a casa. A proposito di viaggi e di futuro, hai già pensato a cosa farai per le tue prossime vacanze lunghe? So che manca ancora un po' di tempo, ma sì, ci sto già pensando. Per continuare a scoprire la bellissima cultura italiana, la prossima estate andrò in Sicilia. Voglio esplorare le spiagge del sud e ovviamente mangiare tantissimo cibo buono. Ah, la Sicilia! È
È un posto meraviglioso. Mangerai sicuramente gli arancini e i cannoli. Hai già deciso dove dormirai? Non ancora, ma presto prenoterò un piccolo appartamento vicino al mare, così la mattina potrò svegliarmi, preparare la colazione e guardare l'acqua dalla finestra. Sarà bellissimo. E tu, Luca, quali sono i tuoi piani per il futuro? Rimarrai in Italia o viaggerai all'estero? Io credo che cambierò completamente clima. Visiterò il Nord Europa. Probabilmente prenderò un aereo per la Svezia o la Norvegia. Voglio vedere i boschi e la natura del nord. E come al solito non prenoterò l'alloggio fino al mese prima di partire. Sembriamo proprio l'opposto, ma viaggiare è sempre bellissimo, in ogni modo. Ragazzi, se siete qui per imparare l'italiano, notate quante volte stiamo usando il tempo futuro. Andrò, prenoterò, visiterò, prenderò. Usare il futuro in modo corretto è fondamentale per la vostra Italian Conversation. Vi aiuta a parlare dei vostri sogni e dei vostri progetti. A proposito dei vostri progetti, vogliamo conoscervi meglio. Voi siete organizzati come Marta o preferite fare le cose all'ultimo minuto come me? Scrivete nei commenti la parola Marta oppure Luca. E già che ci siete, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale. Se volete imparare italiano con noi, il vostro mi piace e la vostra iscrizione dicono all'algoritmo di YouTube che questo italiano con sottotitoli vi piace e così noi possiamo continuare a creare nuovi video gratuiti per voi. È davvero importante. Esatto, vi aspettiamo nei commenti. Tornando al nostro futuro, Luca, sei sicuro che la Svezia sia una buona idea per te? Tu ami il sole, il mare e il caffè caldo del bar sotto casa. Hai ragione, forse sentirò un po' la mancanza del nostro espresso italiano. Trasferirti in Svezia? Non ci credo neanche se lo vedo. Tu sei troppo abituato allo stile di vita italiano. La mancanza dell'espresso e del sole sarebbe un problema troppo grande per te. Forse hai ragione, Marta, però nella vita bisogna provare esperienze nuove. Magari tra 5 anni parlerò perfettamente lo svedese, mangerò salmone tutti i giorni e mi abituerò al freddo. Sarebbe davvero fantastico. Pensare al futuro è sempre molto emozionante. Ragazzi, se volete imparare italiano, notate questa cosa. In italiano usiamo spesso il futuro semplice, proprio per fare delle previsioni. Per esempio, secondo me, Luca non imparerà mai lo svedese. Ehi, non è vero, però è un ottimo esempio di grammatica. Quando ascoltate il nostro Italian podcast, ricordate che il futuro serve proprio per immaginare come saranno le cose. A proposito di immaginare, voi vi siete mai immaginati a vivere in un altro paese? Bella domanda. Scriveteci nei commenti il nome del paese in cui vorreste vivere in futuro. È un ottimo esercizio per praticare la conversazione in italiano. E se questo video vi sta aiutando a pensare in italiano, per favore mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale Italiano Vivo. Iscrivervi al canale per voi è un piccolo gesto gratuito, ma per noi ha un valore enorme. Spiegare a YouTube che i nostri video vi piacciono ci permette di raggiungere tante altre persone nel mondo che vogliono fare un po' di Italian Immersion. Più cresciamo, più video possiamo fare per voi. Grazie mille a chi ci supporta. Tornando al nostro dialogo, io credo che non lascerò mai l'Italia. Amo troppo la nostra cultura italiana, le nostre piazze e le nostre abitudini. Però, nel mio futuro vedo dei cambiamenti sul lavoro. Penso che l'anno prossimo cambierò professione. Davvero? Questa sì che è una grande novità. Che tipo di lavoro cercherai? Vuoi fare qualcosa di completamente diverso? Sì, vorrei un lavoro più creativo. Magari aprirò un piccolo negozio di fiori in centro, oppure diventerò una fotografa per eventi. Non lo so ancora con precisione, ma so che cercherò un'attività che mi renda davvero felice ogni mattina. Sono sicuro che avrai molto successo. Quando aprirai il tuo negozio di fiori, io sarò assolutamente il tuo primo cliente. Comprerò tantissime rose rosse per decorare la mia casa. In Svezia, ovviamente. Affare fatto. Preparerò un pacco speciale per te. Come vedete, imparare a parlare italiano significa anche saper esprimere le proprie speranze e i propri sogni per il futuro. Esattamente, ed è bellissimo condividere questi sogni insieme. Ora, come facciamo sempre, dedichiamo un momento per arricchire il nostro vocabolario italiano. Passiamo alla nostra analisi del lessico. Trasferirsi.
Andare a vivere in un'altra casa, in un'altra città o in un altro paese in modo stabile. Previsione. Pensare e dire in anticipo cosa succederà nel futuro, usando l'immaginazione o studiando la situazione. Abitudine. Una cosa che facciamo sempre, quasi tutti i giorni, in modo automatico, come bere il caffè la mattina. Professione. Il lavoro che una persona fa per vivere. Un'attività che richiede competenza ed esperienza. Affare fatto. Una piccola espressione che usiamo per dire sì, sono d'accordo, oppure abbiamo trovato un accordo. Si dice spesso quando si stringe la mano. Molto bene. Ora siamo pronti per migliorare la nostra fluidità. Facciamo il nostro esercizio di shadowing. Marta dirà una frase e io la ripeterò molto lentamente. Voi a casa parlate insieme a me, non siate timidi. Tra 5 anni parlerò perfettamente lo svedese. Tra 5 anni parlerò perfettamente lo svedese. Penso che l'anno prossimo cambierò professione. Penso che l'anno prossimo cambierò professione. Aprirò un piccolo negozio di fiori. Aprirò un piccolo negozio di fiori. Io sarò il tuo primo cliente. Io sarò il tuo primo cliente. E chissà se in Svezia troverai un negozio di fiori bello come il mio. Saremo molto lontani, ma per fortuna la tecnologia ci aiuterà a restare in contatto. Ma lasciamo da parte i grandi progetti per un attimo e parliamo di un futuro molto più vicino. Stasera cosa farai, Luca? Stasera sarò davvero stanchissimo. Dopo il lavoro tornerò subito a casa, cucinerò una grande porzione di pasta al pomodoro e poi guarderò un bel film sul divano. Niente di speciale, ma è esattamente quello di cui ho bisogno. E tu uscirai di nuovo? No, stasera niente uscite. Una serata tranquilla a casa è un'ottima idea anche per me. Metterò in ordine il salotto, ascolterò un po' di musica rilassante e magari leggerò un buon libro. È importante rilassarsi per avere energia per il giorno dopo. Speriamo davvero che i nostri amici a casa abbiano trovato utile e divertente questa conversazione in italiano. Ascoltare dialoghi in italiano come questo è il modo più naturale per migliorare. Sicuramente. Quando ascoltate il nostro Italian podcast, il vostro cervello assorbe le parole nuove senza sforzo. E vi ricordiamo per l'ultima volta, se volete imparare a parlare italiano con naturalezza, iscrivetevi subito a Italiano Vivo e lasciate un bel like a questo video. Il vostro mi piace dice a YouTube che amate la cultura italiana e ci aiuta tantissimo a far scoprire il nostro canale a nuovi studenti in tutto il mondo. È il vostro modo di dirci grazie ed è un aiuto immenso. Proprio così. E prima di salutarvi, vogliamo chiedervi un'ultima cosa. Mettete in pratica quello che avete studiato oggi. Scrivete qui sotto nei commenti una frase usando il tempo futuro. Diteci semplicemente cosa farete domani. Leggeremo tutti i vostri commenti per vedere come usate la Italian language. Sbagliare non è un problema, l'importante è provare. Esatto, fate pratica in modo attivo e non abbiate paura di fare errori. È così che si impara a parlare italiano. Ora ci prendiamo l'ultimo momento per studiare insieme le parole più utili che abbiamo appena usato. Iniziamo subito l'analisi del lessico. Tecnologia. L'insieme di strumenti come computer, internet e telefoni che usiamo per comunicare, lavorare e vivere meglio. Porzione. Una quantità di cibo preparata per una sola persona. In Italia una porzione di pasta è di solito molto generosa. Rilassante. Qualcosa che aiuta a togliere lo stress e a far riposare il corpo e la mente, come la musica dolce o un bagno caldo. Assorbire. Imparare e fare proprie informazioni nuove in modo quasi naturale, come una spugna che prende l'acqua. Sforzo. L'uso di molta energia fisica o mentale per riuscire a fare qualcosa di difficile. Bravissimi! Chiudiamo con il nostro ultimo esercizio di shadowing per allenare i muscoli della bocca. Marta pronuncerà la frase, io la ripeterò lentamente e voi dovrete parlare ad alta voce insieme a me. Andiamo! La tecnologia ci aiuterà a restare in contatto. La tecnologia ci aiuterà a restare in contatto. Tornerò a casa e cucinerò la pasta. Tornerò a casa e cucinerò la pasta. Ascolterò un po' di musica rilassante. Ascolterò un po' di musica rilassante. Scrivete nei commenti cosa farete domani. Scrivete nei commenti cosa farete domani.